Se pensi che risparmiare sia un enorme sforzo da compiere, oltre al fatto che sia una enorme perdita di tempo, allora ti sbagli di grosso. Ma prima di iniziare, benvenuti a Economicamente. Io sono Rino e oggi affronteremo un argomento che riguarda ognuno di noi: il risparmio. Risparmiare denaro è fondamentale per costruire un futuro finanziario sicuro, ma spesso può sembrare una sfida titanica. In questo video condividerò con voi 4 strategie comprovate per risparmiare denaro in modo efficace senza troppo sforzo. Continuate ad ascoltare per scoprire come mettere in pratica queste strategie nella vostra vita quotidiana. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Strategia numero 1. Capire che i beni materiali hanno un limite di felicità. Una delle prime cose da capire quando si parla di risparmio è che le cose materiali hanno un limite di felicità. È noto che il denaro può comprare momenti di felicità, ma questa gioia è spesso temporanea. Gli acquirenti compulsivi accumulano oggetti che, col passare del tempo, perdono il loro fascino. Personalmente ho sperimentato questa situazione durante la mia giovinezza. Ho speso molti soldi su vestiti, accessori, orologi e oggetti vari, solo per accorgermi che molti di questi oggetti non avevano un impatto duraturo sulla mia felicità. Il giorno in cui mi sono trasferito in una nuova casa, ho portato con me solo una piccola percentuale di quegli oggetti. Il resto è rimasto a casa dei miei genitori. E ora, a distanza di 12 anni, ho meno cose di quante ne avessi allora, ma mi sento molto più felice. Non ricordo nemmeno cosa fossero la maggior parte di quegli oggetti. Tutto questo mi ha insegnato che le cose materiali sono separate dal nostro essere. Le acquistiamo, le usiamo e poi diventano spazzatura. Per tutti coloro che fanno acquisti compulsivi, mi sento di consigliare di fare un bel decluttering di tutti gli oggetti che posseggono. Così, nel vedere che molta roba non abbia una certa utilità e che addirittura molta è da buttar via, vendere o magari regalare a qualcuno che ne ha veramente bisogno, la prossima volta, prima di acquistare qualcosa, penso che starà più attento. Tuttavia, uno studio suggerisce che uno dei modi chiave per utilizzare il proprio denaro per acquistare felicità è quello di concentrarsi su esperienze anziché beni materiali. Gli esperti hanno dimostrato che le esperienze sono migliori delle cose perché ci adattiamo rapidamente alle proprietà materiali, il che significa che smettiamo di notarle con il tempo. Al contrario, i ricordi di esperienze indimenticabili continuano a darci gioia nel tempo. Ricordare un viaggio straordinario con gli amici della scuola, ad esempio, non ci fa solo pensare a quel viaggio, ma ci riporta anche le emozioni e le connessioni che abbiamo provato in quel momento. Questo legame più forte con le esperienze le rende un investimento più vantaggioso rispetto ai beni materiali. Quindi, la prossima volta che siete tentati di acquistare un oggetto che non avete davvero bisogno, pensate a come potreste utilizzare quei soldi per creare un'esperienza che vi cambierà la vita e vi darà gioia a lungo termine. Strategia numero 2. Assegnare un significato al risparmio. Uno dei motivi per cui può risultare difficile risparmiare è la gratificazione ritardata. Risparmiare non ci dà la stessa soddisfazione immediata che otteniamo dal fare acquisti. Tuttavia esiste uno stratagemma che può rendere il risparmio più gratificante: assegnare un significato al denaro che risparmiamo. Se ad una persona gli si dà un obiettivo sul risparmio e quindi un perché deve risparmiare, questa aumenterà la sua capacità di mettere da parte dei soldi. Infatti, chi risparmia senza motivo non riesce a mettere molto da parte, anzi farà molta più fatica. Invece, impariamo a dare degli obiettivi, prima piccoli e poi più grandi, del tipo fare un viaggio all'estero oppure comprare un corso che mi aiuterà a guadagnare di più e che mi aiuterà a raggiungere la libertà finanziaria prima del previsto. L'importante è assegnare un significato personale al denaro che risparmiamo. Ciò rende il processo di risparmio più gratificante, poiché siamo spinti da un obiettivo o da un valore profondo. Questo può variare notevolmente da persona a persona. Quindi vi consiglio di allineare i vostri obiettivi di risparmio con le vostre motivazioni personali. Che si tratti di comprare una casa, andare in pensione anticipata, fare il giro del mondo o creare un'impresa, trovate qualcosa che vi appassiona e che vi spinge a risparmiare.
La chiave è capire cosa ci motiva a fare sacrifici finanziari, ora, per ottenere benefici futuri. Quando assegniamo un significato al nostro obiettivo di risparmio, diventa molto più probabile che rispettiamo il nostro impegno. Quindi, la prossima volta che vi trovate a risparmiare, chiedetevi: qual è il significato dietro questo risparmio? Cosa sto cercando di raggiungere? Queste domande possono aiutarvi a mantenere la vostra motivazione e a rendere il risparmio più efficace. Strategia numero 3: rendere il risparmio automatico. Una delle modalità più efficaci per risparmiare denaro in modo coerente è trasformare il risparmio in un'abitudine. Molte persone trovano difficile risparmiare perché richiede forza di volontà costante. Tuttavia, è possibile rimuovere la necessità di volontà dalla situazione e rendere il risparmio automatico. Adesso voglio che immagini per un momento che una parte del denaro che hai guadagnato venga automaticamente inviato esattamente dove deve andare. Il tuo conto di risparmio si riempie automaticamente alla fine di ogni mese, cioè il tuo conto di investimento si riempie e viene automaticamente investito nelle cose giuste e ogni mese ti rimane abbastanza da spendere per le cose sia necessarie che per quelle che ami. Questo è il potere di automatizzare i tuoi risparmi e questa è una parte fondamentale nella gestione del denaro. Quindi un modo per farlo è impostare un bonifico automatico che preleva una certa quantità dal tuo stipendio direttamente su un conto di risparmio. Questo denaro verrà prelevato prima ancora che tu abbia la possibilità di spenderlo, quindi non sentirai la mancanza di quei soldi. In alternativa, potresti utilizzare un'applicazione per conti correnti che arrotondano le tue spese all'euro successivo e mettono da parte la differenza. Ad esempio, se spendi 24 euro, il conto arrotonderà a 25 euro e metterà il restante euro in un conto di risparmio. Questo metodo rende il risparmio quasi invisibile, poiché non richiederà nessuno sforzo da parte tua, in quanto non devi fare nulla di manuale. Questi due approcci eliminano gran parte dello sforzo e della volontà necessari per risparmiare. Poiché il denaro viene messo da parte automaticamente, puoi gestire il resto del tuo budget senza preoccuparti di dimenticare di risparmiare. Strategia numero 4: trovare l'equilibrio tra godersi il presente e pianificare il futuro. Il quarto aspetto da considerare è il bilanciamento tra godere del presente e pianificare per il futuro. Trovare l'equilibrio tra queste due dimensioni è un processo in continua evoluzione. Infatti molto dipende anche dai periodi che stiamo attraversando. Inoltre, ognuno di noi ha una prospettiva diversa su come dovremmo spendere e risparmiare. E queste opinioni possono cambiare nel corso del tempo, non sono immutabili. Ci sarà magari un periodo in cui risparmieremo molto ed un altro in cui risparmieremo poco o nulla. Personalmente ho sperimentato entrambe le estremità di questo aspetto durante la mia vita. Infatti, da ventenne ero tutto orientato verso il presente. Volevo vivere ogni momento, godere della spontaneità e non preoccuparmi del futuro. Questa mentalità mi ha portato a spendere tutto ciò che guadagnavo senza preoccuparmi del domani. Tuttavia, questa spensieratezza ha avuto un costo. Mi ha fatto raggiungere obiettivi di breve termine, passando troppo tempo nella mia stessa situazione, senza raggiungere i miei obiettivi di lungo periodo. Per esempio, mi iscrivevo a corsi di informatica che rilasciavano un attestato di frequenza ad un determinato costo. Mentre invece solo dopo alcuni anni ho capito che sarebbe stato meglio investire tempo e risorse per frequentare una scuola serale per 5 anni e ottenere un diploma riconosciuto prima e una laurea in economia poi. Dopo questo periodo ho cambiato drasticamente approccio e ho iniziato a risparmiare in modo più aggressivo, spingendomi al massimo per accumulare denaro da investire in un futuro migliore. Questo cambio di atteggiamento ha comportato sacrifici, ma mi ha anche portato più vicino ai miei obiettivi finanziari.
C'è un'importante lezione da imparare da questa esperienza. Il vero equilibrio non consiste nel seguire ciecamente una filosofia o nell'aderire in modo rigido ad un approccio finanziario. È piuttosto un processo di adattamento in cui scopri cosa è davvero importante per te in un determinato periodo della tua vita e fai le tue scelte finanziarie come conseguenza. Questo significa che ci saranno momenti in cui dovrai risparmiare di più e momenti in cui potrai permetterti di spendere di più. La chiave è trovare un equilibrio che funzioni per te e ti permetta di realizzare i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine senza trascurare il tuo benessere nel presente. In conclusione, in questo video abbiamo esplorato 4 strategie comprovate per risparmiare denaro in modo efficace e senza troppo sforzo. Ricapitolando: 1. Capire che i beni materiali hanno un limite di felicità. 2. Assegnare un significato al risparmio. 3. Rendere il risparmio automatico. E 4. Trovare il giusto equilibrio tra godersi il presente e pianificare il futuro. È importante comprendere che il denaro è solamente uno strumento che può aiutarci a realizzare i nostri sogni e costruire prima la serenità finanziaria e poi la libertà finanziaria. Mettere in pratica queste strategie può fare la differenza. Ricordate che il risparmio è un processo in continua evoluzione e ciò che funziona oggi per noi potrebbe non funzionare domani. Quindi siate flessibili e adattate le vostre strategie finanziarie in base alle vostre esigenze e obiettivi. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio fino alla fine e spero che questi consigli possano aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. E non dimenticate di iscrivervi per rimanere aggiornati sui prossimi episodi. Alla prossima. Ciao!